8 luglio 1989. Delitto in autostrada. Stava cambiando una gomma bucata quando i killer gli si sono avvicinati e lo hanno mortalmente ferito a colpi di pistola. Il dramma si è consumato in pochi secondi al casello autostradale di Orte. La vittima è Sergio Contessa, 57 anni, un commerciante con svariati interessi, anche in campo immobiliare. È morto poche ore dopo in ospedale. Aveva precedenti per traffico di stupefacenti e associazione per delinquere. La polizia è convinta che si tratti di un regolamento di conti. Dopo aver oltrepassato il casello in direzione Roma, alla guida della sua auto, Contessa si è fermato nello spiazzo immediatamente successivo perché si era accorto che un pneumatico era sgonfio. Forse una manovra degli assassini per costringerlo a fermarsi. Mentre armeggiava con il crick, gli si è accostata una tipo sulla quale erano 3 persone. Una è scesa e senza parlare gli ha sparato 3 colpi di pistola. Con Contessa viaggiava una donna che non è stata ancora identificata perché si è allontanata subito dopo il ricovero del ferito in ospedale. «8 luglio 1991. Da 5 anni è in corso una grande partita ai tavoli verdi del Casinò della Costa Azzurra. La posta in palio è il controllo del traffico di denaro delle case da gioco, un fiume d'oro dove il denaro perde ogni colore. In subordine ai casinò c'è un'altra lavatrice, le banche e le agenzie immobiliari di Montecarlo, principato di residenti ricchissimi, dove per comprare una casa ci vogliono 26 milioni di lire al metro quadro. Appare come un tragico paradosso che il benessere e la grande massa di denaro che circola diventa il miglior alleato per l'occultamento degli affari più sporchi. Di tutto questo se n'era accorto proprio 5 anni fa Don Michele Zaza, padrino della camorra napoletana. Zaza sbarca in Costa Azzurra a metà degli anni '80, compiendo una delle più grandi operazioni di contrabbando di sigarette, 40 tonnellate di bionde. Il padrino deve sopportare le conseguenze di questo affare. Viene arrestato e imprigionato a Marsiglia nell'aprile del 1989, ma non è certo la cella di un carcere a bloccare gli affari di uno dei grandi capi della camorra. Il clan di Zaza è una fiorente industria. Ecco allora un uomo di Michele Zaza, Giovanni Tagliamento, che diventa una specie di referente per gli italiani che sognano la grande vincita al Casinò del Principato. Non hai più soldi e vuoi giocare ancora? Vai da Tagliamento. Al momento in prigione Giovanni Tagliamento prestava soldi ai giocatori del Casinò di Montecarlo per poche ore a un tasso di interesse che corrisponde più o meno all'88% in un anno. Ma i prestasoldi sono poca roba di fronte ai veri interessi della camorra. Ecco un distinto signore napoletano di 44 anni che ha la copertura di agente immobiliare residente a Montecarlo, che riesce a fare un'offerta incredibile per l'acquisto di 8 casinò in Costa Azzurra e nella zona di Lione. Ed ecco un altro distinto signore monegasco, naturalmente agente immobiliare, che viene fotografato dagli agenti della DEA americana e della polizia francese, mentre fa colazione con un alto magistrato francese. Oggetto della colazione di lavoro, concedere la libertà provvisoria a Michele Zaza in cambio di 50 milioni di franchi francesi, oltre 10 miliardi di lire. L'assalto della camorra e degli amici, come i signori della cocaina colombiani alla Costa Azzurra, sta diventando ora più incalzante. C'è una ragione strategica dei camorristi. Ci sono occasioni che nessun posto al mondo come la Costa Azzurra riesce ad offrire. 20 luglio 1991. Succede qualcosa nell'autunno del 1989 a Marsiglia. Probabilmente si tratta di un summit camorristico storico. La camorra mette a punto i meccanismi per i suoi nuovi investimenti con i miliardi guadagnati dal mercato della droga e del contrabbando di sigarette. È una riunione caratterizzata da qualche preoccupazione. Michele Zaza, uno dei padrini più famosi, è stato arrestato proprio a Marsiglia nel mese di aprile per un gigantesco contrabbando di sigarette. Gli uomini più vicini a Zaza hanno paura che il padrino si sia portato in galera anche i segreti dei meccanismi di riciclaggio del denaro sporco, complicità di alcune banche, appoggi politici, importanti rapporti internazionali.
Da alcuni anni i camorristi reinvestono i soldi sporchi nelle cliniche di Marsiglia, ma il business ha ormai addosso gli occhi della DEA e della polizia francese. In più, l'affare delle cliniche è complicato dai necessari appoggi politici locali che stanno diventando sempre più difficili. La camorra sente l'esigenza di diversificare i suoi investimenti. Sarà un caso, ma proprio quando la camorra decide la sua nuova strategia economica e vuole chiudere alcuni conti con il passato, avvengono una serie di omicidi. Il più grave è quello di un vice sindaco di Marsiglia. Nella prima settimana del 1990 Jean-Jacques Perchard, amministratore chiacchierato, viene massacrato di colpi da un revolver anonimo. Ora sembra che i marsigliesi suggeriscano ai camorristi di acquistare casinò in crisi, rivitalizzarli con investimenti, creare centri alberghieri con casa da gioco annessa, una promozione da turismo d'azzardo di gran lusso, con inevitabili appoggi e concessioni di favore dall'establishment turistico e locale della costa. Di case da gioco in crisi sulla Costa Azzurra ce ne sono tante. In alcune non sono ancora arrivate le macchinette mangiasoldi, l'autentica salvezza dei bilanci dei casinò. I camorristi cercano agenti immobiliari e conoscenze. Li trovano a Montecarlo, luogo di incanto e di delizie, ma anche di agenti immobiliari e di uomini d'affari pronti a tutto. Proprio nel Principato si forma una società, la Sofex Tour, che fa offerte per l'acquisto di case da gioco della costa e programma insediamenti alberghieri. Dietro la Sofex Tour ci sono due banche monegasche, notai e agenti immobiliari, ma nella società spicca il nome di Giovanni Tagliamento, niente di meno che un famoso prestasoldi del Casinò di Montecarlo, da anni in odore di camorra. 2021. In un servizio di report, Maurizio Contessa, commerciante d'arte, figlio di Sergio Contessa, racconta la sua storia. Ha ritrovato in casa del padre, durante una ristrutturazione, una valigetta nascosta in un doppio fondo del muro. All'interno della valigetta alcuni certificati bancari di valore apparentemente inestimabile, di 1.800.000.000 di dollari di fine anni 80. Secondo Maurizio Contessa, il padre si occupava allora dell'ufficio fidi del Casinò di Montecarlo.